Salve a tutti, ringrazio il dottor Berjano per la parola. Sono il dottor Francesco Langella, specialista in ortopedia e traumatologia. Di seguito, i miei conflitti di interessi non presenti né in maniera diretta né indiretta per l'argomento che andrò a trattare. Questi sono i membri dell'equipe con cui collaboro presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano. E qui di seguito invece trovate il titolo del nostro progetto Prevent for Work e gli autori che a vario titolo hanno partecipato alla costruzione diretta di questa sessione, nello specifico gli autori che hanno avuto un diretto ruolo nella validazione e lo sviluppo di un questionario per l'identificazione e lo screening delle malattie muscoloscheletriche lavoro correlate. Come preannunciato dal dottor Berjano ampiamente nelle sessioni, esiste uno strettissimo connubio tra fattori di rischio fisico e fattori di rischio psichico per le malattie muscoloscheletriche lavoro correlate, e per i quali la valutazione e lo studio solo di un aspetto o solo dell'altro non riesce appieno a giustificare l'incidenza di queste malattie nella popolazione e il rischio di progressione, di cronicità che alcune di queste hanno. Da qui è nata l'idea del nostro consorzio, quella di valutare in primis la distribuzione di queste malattie sul luogo di lavoro, quindi l'estensione e l'impatto sociale che queste hanno, dall'altro cercare di applicare dei processi preventivi o di trattamento delle malattie vere e proprie. È un'equipe multidisciplinare composta da ortopedici, fisioterapisti, psicologi e tecnici del settore che ha permesso di sviluppare questi contenuti di alta qualità. Nello specifico, appunto, il primo step dell'idea è stato quello di valutare il grado di distribuzione delle conoscenze sul territorio, sui lavoratori, nello specifico valutare il grado di educazione intesa come formazione dei lavoratori. E quello che è stato stabilito è che l'educazione intesa come strategia per gestire le malattie muscoloscheletriche lavoro correlate si è dimostrata efficace. Questo studio, pubblicato nel 2019, per il quale il QR code vi rindirizzerà direttamente al PDF che è disponibile gratuitamente per tutti quanti, ha investigato se ci sono dei meccanismi educazionali, dei processi di educazione che sono in grado effettivamente di migliorare la qualità dei lavoratori o dei pazienti. Nello specifico vi anticipo che il risultato è stato sì. È stato possibile individuare che alcune tipologie di informazioni su alcune categorie professionali permettevano di migliorare la qualità di vita e il grado di disabilità che questi lavoratori avevano. E nello specifico faccio riferimento ad un particolare tipologia di studio, quello che nel 2018 in Iran ha visto come soggetti una popolazione di dentisti che dopo 2 mesi di processi formativi con opuscoli, corsi e in pratica informazioni sul dolore muscoloscheletrico ha portato al miglioramento delle loro condizioni dolorose a livello degli arti inferiori e a livello degli arti superiori, quindi tutte le affezioni muscoloscheletriche. Questo miglioramento si era dimostrato come statisticamente significativo, quindi effettivamente sì, la formazione può migliorare la qualità di vita delle persone, la qualità di vita dei lavoratori in questo caso. Da qui capite bene che il consorzio, quindi questo gruppo di persone, questo gruppo di enti internazionali si è orientato per lo sviluppo e la pubblicazione a titolo gratuito di moduli, di corsi, di processi di formazione, di workshop per migliorare la qualità di vita dei pazienti. Nello specifico qui è un piccolo opuscolo per il quale potete utilizzare il QR code per fare riferimento alla piattaforma o al sito web sulla quale sono disponibili. Sono per le malattie muscoloscheletriche correlate al lavoro, per il mal di schiena, per il dolore al collo e nello specifico per i dolori sul luogo di lavoro. Questo, così come gli altri moduli che vedrete, sono tutti quanti adesso attivi e disponibili per i lavoratori anche in italiano. Nello specifico quest'altro
corso era indirizzato, nasce come indirizzato specificatamente per i professionisti della salute, quindi fisioterapisti, infermieri e personale lavorativo. Dal punto di vista dell'altra tipologia di corso sviluppato, per esempio c'è questo che è rivolto alla popolazione in generale o quello rivolto per gli studenti, quindi la possibilità di organizzare secondo le proprie disponibilità di tempo, autogestire un corso che al termine porta al conseguimento di un certificato, comunque di un attestato di partecipazione. Da qui nasce l'esigenza del nostro questionario. Ok, aiutare il lavoratore. Abbiamo capito che la malattia muscoloscheletrica è qualcosa, le affezioni muscoloscheletriche al lavoro correlato sono qualcosa che effettivamente affligge la popolazione, dà un costo sociale a tutti gli effetti. Adesso ci serve uno strumento oggettivo in grado di misurare l'entità del rischio per capire che tipo di processi bisogna applicare, quindi se processi educazionali, processi interventistici, processi di rimansionamento, per esempio. Sono tanti modi che possono essere attuati per prevenire queste malattie, quindi per ridurre il costo sociale. Da qui nasce l'idea del questionario. Il questionario non è un'idea nuova, è un'idea già utilizzata in passato per altre malattie, per le stesse tipologie di malattie. E qui facciamo un esempio del Dutch Musculoskeletal Questionnaire, per esempio, che pubblicato per la prima volta nel 2010, probabilmente rappresenta il più grosso dataset di domande da poter fornire ad un paziente su problematiche di natura fisica. Ci sono domande riguardanti una tipologia specifica di movimento, una tipologia specifica di sollevamento pesi, una tipologia specifica di seduta, quindi sono delle informazioni molto dettagliate sull'aspetto dei fattori di rischio di natura fisica. Di converso possiamo vedere come il Copenhagen Psychosocial Questionnaire permette d'altro canto di riuscire ad avere delle informazioni molto dettagliate, in questo caso su un aspetto di natura psicosociale, quindi sono delle domande che esulano dall'aspetto puramente fisico. Infine abbiamo altri due questionari che stanno negli anni svolgendo un ruolo sempre più importante e sono il Catastrophizing Scale, ossia il grado di percezione di un evento doloroso per il singolo soggetto, attraverso sempre quindi l'investigazione tramite domande, e poi abbiamo il Tampa Scale of Kinesiofobia, ossia la percezione che un paziente, o meglio gli strumenti, è un'investigazione sugli strumenti che il paziente attua per evitare di avere dolore. Quindi prevengo questo movimento perché questo movimento mi può causare dolore in maniera eccessiva. E soprattutto questi ultimi due aspetti si sono dimostrati tra i con quelli di maggiore rilevanza in assoluto sulle capacità predittive del rischio di cronicizzazione. Quindi i pazienti che avevano questo profilo più accentuato erano quelli che avevano maggiore rischio di sviluppare nel seguito, negli anni, questa tipologia di malattia. Quindi le capacità predittive di cui vi parlerò in seguito. Capite bene che avere un questionario di 500 domande permette inevitabilmente di avere delle informazioni molto dettagliate, estremamente dettagliate su un paziente, quindi sicuramente avrebbe delle capacità predittive, quindi di stratificazione eccezionali, però l'utilizzo nella pratica clinica è assolutamente limitato. Di conseguenza, il nostro primo obiettivo dello studio è stato quello di costruire un questionario multifattoriale, riportato, quindi il soggetto è in grado di compilarlo da solo, in grado di stratificare la popolazione sulla base dei fattori di rischio, sia fisici, psicologici, quindi con un approccio biopsicosociale, ma soprattutto che sia corto. Quindi che concentri tutte queste informazioni in un breve tempo possibile, in modo da poter essere facilmente e agevolmente fruibile per gli esperti del settore. E qui nasce il nostro processo di validazione del questionario, che prevederà multipli paper, perché è un processo molto lungo e molto faticoso, che porta poi che ha come risultato finale quello della costruzione del questionario. Nello specifico
partiamo con questo lavoro che abbiamo iniziato già nel 2019, già pubblicato, e anche in questo caso avete il QR code a disposizione per poter vedere gli aspetti più nel dettaglio per gli esperti del settore per questa tipologia di studio, dove abbiamo avuto il piacere e l'onore di collaborare con i più grandi esperti a livello mondiale di questa tipologia di malattia, ed in pratica ci sono tra gli esponenti esterni della survey ci sono gli ideatori dei questionari come il Tampa Scale e il Pain Catastrophizing Scale o l'Orebro Scale. Sono dei questionari che hanno fornito le basi di questo tipo di ricerca. Questo tipo di ricerca, nello specifico per il nostro questionario, ha previsto di raccogliere un pool di esperti, di 15 esperti che avevano un approccio multidisciplinare, di raccogliere in letteratura tutti i questionari disponibili, di raccogliere tutte le informazioni disponibili su questa tipologia di argomenti e di arrivare a concludere, a costruire un pool, quindi una piscina, un dataset di domande che sono 504, quindi parliamo di cifre estremamente elevate, e 38 domini, quindi 38 aspetti diversi che possono essere investigati dal punto di vista psicologico, fisico e sociale, con 504 domande. A quel punto non era possibile applicarle alla popolazione perché è praticamente impraticabile. Si è passato allo step successivo. Attraverso un 3-round step, quindi una survey a tre punti, a 3 passaggi, siamo riusciti, quindi una survey con degli esperti, quindi gli esperti coinvolti, gli esperti internazionali coinvolti, si è riusciti ad identificare alla fine 28 domini e solo 89 domande. Anche qui ci muoviamo in una quantità di domande che è eccessivamente elevato per poter essere applicato regolarmente nella pratica clinica, e qui nasce il secondo step del processo di studio, del processo di validazione. Nello specifico, qui sono riportati ancora una volta i nomi di chi sta collaborando a questo studio, e qui vale la pena ringraziare tutti i lavoratori dell'Istituto Galeazzi che si sono candidati volontariamente a partecipare alla registrazione a questo tipo di studio, e pertanto ha previsto 115 soggetti, inclusi come lavoratori dell'Istituto Ortopedico Galeazzi, che attraverso dei test a cui sono state sottoposte le 89 domande più altri questionari identificati, quindi consolidati in letteratura come l'Oswestry, come il FABC e l'IQ5, sono stati sottoposti ai lavoratori, e dopo una serie di più o meno sofisticati test statistici che fondamentalmente fanno parte dell'analisi fattoriale, ha permesso di identificare 4 fattori, ossia 4 domini, 4 modalità di comportamento di risposta, che abbiamo utilizzato qui di seguito gli acronimi PSS, MSS, GISS e KCS, che corrisponde al Kinesiophobia Catastrophizing Scale. Nello specifico qui nell'immagine si può visualizzare come le singole domande, che sono indicate con i singoli acronimi di 22D, 24C, corrispondono alle singole domande dell'89 fornite ai lavoratori, hanno un comportamento, il modo in cui interagiscono tra di loro per comporre il mental stress subscore, il physical stress subscore, il job satisfaction subscore e il kinesiofobia e catastrophizing subscore. Nello specifico qui vi mostro quali sono le caratteristiche delle domande. Nel mental stress subscore viene domandato se si è stati calmi e tranquilli nelle ultime 4 settimane, se si ha difficoltà a rilassarsi o ad approcciarsi con altre persone, se si sente felice o se si ha difficoltà a concentrarsi. Nel physical stress subscore vengono fornite delle domande riguardanti il carico di pesi che vengono fatti durante il lavoro, quindi se superano i 5 kg, se si lavora in posture scomode, se si è per lavoro costretti a svolgere delle funzioni per il quale è previsto di sollevare gli arti superiori sopra l'altezza delle spalle.
sono sicuramente dei fattori che rivestono un ruolo importante come rischio dal punto di vista fisico. Abbiamo il job satisfaction subscore, ossia il grado di percezione della soddisfazione per il lavoro che si compie, quindi se il lavoro dà l'opportunità di migliorare le proprie capacità, se si sente motivati e coinvolti, se si avverte un elevato grado di cooperazione con i colleghi e se si è soddisfatti dell'equipe con cui si lavora. Infine abbiamo gli altri due aspetti di kinesiofobia e catastrophizing, per il quale viene chiesto se il paziente ha la percezione che il dolore possa aumentare, se si ha la percezione di non riuscire a combattere il dolore nel futuro, e se si prevengono determinati movimenti perché questi ultimi si ha la percezione che possono aumentare il dolore. I questionari con cui si è confrontato il nostro nuovo questionario sono questionari di disabilità in generale, ed in pratica l'Oswestry sono i questionari di percezione del lavoro e del dolore, come si pensa che possano interagire tra di loro, ed infine gli indicatori di qualità di vita in generale. Tutto questo per capire com'è il comportamento, chi risponde al questionario in un determinato modo, che cosa disegna come paziente, che tipologia di soggetto è. Dal punto di vista del questionario, il comportamento, questo grafico è un po' complesso, però cercherò di spiegarlo in maniera molto semplice, nel senso che esiste una correlazione diretta tra il nostro questionario, quindi tra il punteggio del nostro questionario ed il grado di disabilità identificato tramite l'Oswestry, l'ODI, oppure il grado di percezione del rapporto lavoro-dolore, quindi correlazione diretta. Una correlazione indiretta invece è con la qualità di vita, quindi chi ha un punteggio più alto di questo questionario di fatto ha una qualità di vita che è considerata più scarsa. A differenza degli altri questionari, quest'ultimo, il nostro, sembrerebbe offrire un vantaggio in termini di descrizione della popolazione, perché mentre gli altri sono concepiti per popolazioni di soggetti malati o comunque che hanno delle problematiche severe o disabilitanti alla schiena, questo è concepito per lavorare e per insistere su popolazioni sostanzialmente sane e quindi essere più sensibile per la predizione del rischio futuro. Perlomeno questo ci lascia ben pensare che potrebbe in futuro avere migliori performance di predizione del rischio di sviluppare le malattie lavoro correlate. Qui vi mostro il frutto del nostro studio, cioè quindi la costruzione di un questionario finale di 82 domande, attraverso quindi di 20 domande attraverso l'analisi statistica che ha permesso di essere sviluppato e validato con un approccio che è di tipo biopsicosociale, quindi multimodale, che ha dimostrato buone performance, eccellenti performance di consistenza, di validità di costrutto e di consistenza interna sostanzialmente. Questi tipi di acronimi sono quelli che definiscono la validità di un questionario. Altri tipi di validità per il quale si sono state dimostrate elevate performance sono quelle della riproducibilità, quindi la possibilità di rispondere allo stesso modo alla stessa domanda, e di chiarezza e comprensione, quindi è stato sufficientemente accettato da chi ha risposto a queste domande. Gli step successivi? Beh, gli step successivi sono sicuramente quello di attuare un processo di traduzione in altre lingue, come in danese, in spagnolo, in inglese. Anche qui attraverso il codice QR code potete fare riferimento direttamente al sito web dove sono presenti i questionari già tradotti, o perlomeno le versioni più aggiornate dei questionari, e che prevederanno anche dei processi di validazione transculturale, quindi applicare questo stesso tipo di domande a popolazioni diverse da quella più puramente mediterranea, per intenderci. Ed infine forse il processo più ambizioso, ossia quello delle capacità predittive. Le capacità predittive vengono, ossia la capacità di predire che un paziente svilupperà o avrà un mal di schiena cronico, è necessario il fattore tempo. Quindi sarà solamente il tempo a definire, attraverso studi statistici di maggiore qualità, di alta qualità e di alta evidenza scientifica, a definire effettivamente
qual è la capacità di predire il rischio di sviluppare una malattia lavoro correlata. Il questionario ad oggi lascia ben sperare e speriamo pertanto che col tempo si confermino e si consolidino queste informazioni che abbiamo ottenuto da questi anni di lavoro. Io colgo ulteriormente l'occasione per salutare i colleghi e collaboratori delle università San Orge, di Aalborg University della Danimarca e di UCN, e inoltre tutti gli altri membri del consorzio, soprattutto i colleghi e i lavoratori dell'Istituto Ortopedico Galeazzi che si sono prestati in maniera volontaria allo sviluppo di questo questionario. Ringrazio ancora il consorzio Knowledge Alliance e tutto il gruppo di studio di Prevent for Work, e adesso si apre la sessione di domande. Grazie ancora. Rieccoci qui. Allora. Pedro, non ti sento, non ti sento. Eccomi, sono qua. Ecco qua. Ciao Francesco. Allora, stavo scrivendo a Raul che chiedeva se le strategie dell'Unione Europea in materia di sicurezza, salute sul lavoro, i regolamenti degli Stati membri e le linee guida sulle buone prassi riconoscono già l'importanza di prevenire i DMS. In realtà la risposta è, fin dove so io, specificamente no, ma genericamente sì. Ecco. È tutto pieno di tracce sull'importanza della creazione e promozione della salute nel luogo di lavoro, della identificazione dei rischi alla salute, della rimozione di barriere contro la salute, però che io sappia non c'è un'allusione diretta specifica a questa prevenzione di questi disturbi specifici, però credo che vadano già compresi nel pacchetto di tutto il resto della salute lavorale. Allora, Francesco, io ho ascoltato con molta attenzione questa tua presentazione, ascolto sempre con molta attenzione perché è piena di elementi un po' loschi, statistici e di metodologici, però io ti farei una domanda da rispondere in poche parole. A bruciapelo, sì. Una persona che non è un medico, che non è un signore che va per strada e che pensa di poter avere un rischio o di avere problemi muscoloscheletrici per i fattori di rischio del lavoro. Se compila questo questionario, cosa ci guadagna? A cosa serve a un cittadino fare questo questionario? Che informazioni ne trae? Allora, questo è molto interessante perché effettivamente in senso stretto il cittadino guadagna poco, però c'è da dire che c'è una presa di coscienza di quello che è il problema, e quello che ho cercato di dire nella presentazione è che in pratica esiste una gradazione di rischio, e probabilmente questa gradazione di rischio sarà l'elemento che determinerà o meno la necessità di acquisire ulteriori informazioni. Cioè non è solamente un questionario fine a se stesso, nel senso che permette di stratificare la popolazione per attuare determinati processi di rimozione di barriere oppure rimanere a riposo, ma ha soprattutto come obiettivo quello di prendere coscienza del problema, di avere una misura del problema e di capire come approfondire e in che modalità approfondire le sue conoscenze nello specifico. Nel nostro campo c'è da dire che questo tipo di questionario va di pari passo, va a braccetto con quello che è lo sviluppo del materiale informativo, cioè del materiale quindi di formazione a tutti gli effetti che si verifica attraverso l'utilizzo delle app oppure seguire corsi e via dicendo. Qua volevo arrivare. In realtà questo strumento da solo ha un valore però forse più limitato, però inserito all'interno del lavoro di questa alleanza, per esempio nell'app per l'autoformazione o per la formazione dei professionisti, una delle prime cose che si fa è questo questionario che già ti orienta verso i contenuti che ti sono più appropriati. Molto bene. Dopo di aver fatto questo lavoro,
siamo partiti da molte dimensioni e siamo arrivati alla fine a 4 fattori che influiscono, se non ricordo male, stress fisico, stress dell'ambiente lavorativo, poi c'era il catastrophizing e kinesiofobia. Sì. Questo un po' contrasta la visione che abbiamo classica, no? Che mi faccio male nel lavoro se sollevo molto peso, ma in realtà la maggior parte di questi predittori non sono dovuti allo sforzo fisico, ma alla sensazione di efficacia o rilevanza nel lavoro, soddisfazione con il lavoro, allo stress con cui eseguo il lavoro, alla mia macchina cognitiva, come interpreto in termini di subirò un danno o non subirò un danno a questi sintomi. Questo è un po' sorprendente. È assolutamente sorprendente, e quello che per me, diciamo, ha stravolto un pochettino il punto di vista è soprattutto il fatto di scoprire che alcune tipologie di questionari già consolidati, come il Dutch Musculoskeletal, ho fatto l'esempio, che in pratica è un questionario che fa una grossa quantità di domande sugli aspetti fisici, in realtà non ha capacità predittive maggiori di un questionario basato su aspetti di kinesiofobia o di catastrophizing, come il Tampa Scale o l'Orebro, per esempio, che è un'altra tipologia di questionario con approccio multidisciplinare. Quindi un unico elemento, la chiave di lettura è semplice, un unico elemento non è in grado di giustificare o comunque non è in grado di predire, si perde parte dell'informazione, quindi un unico approccio è sbagliato. E questo questionario, questo figlio di Prevent for Work, che si chiama Prevent for Work Questionnaire, ha il vantaggio di, in un testo molto breve, con poche domande, riesce a catturare questi 4 aspetti importanti: l'aspetto fisico, l'aspetto dello stress lavorativo, della soddisfazione con il lavoro e di come sono fatto dentro io, le mie percezioni e le mie paure. Molto bene, complimenti. Grazie. Io direi, Francesco, che è stata una seduta molto lunga, da parte mia interessante quello che ho visto, non so da parte vostra quello che io non ho visto, ma ho cercato di declamare recentemente. Io penso che siamo arrivati al momento di concludere. Ai ringraziamenti, quindi Pedro. Quindi, faccio fare avanti con i ringraziamenti. Io credo che dobbiamo ringraziare sicuramente il supporto tecnico di Antonietta, che da Viteco ci ha fornito tutto il supporto tecnico c'è stato tanto anche la creazione tecnica di tutti questi video, questo materiale durante il progetto. Sì. Io un'ultima frase prima della chiusura è che per i partecipanti presenti è un rapidissimo questionario sul corso che abbiamo fatto. Ecco. Perfetto. Ce l'avete nella chat? Nella chat, è disponibile nella chat. 3 minuti. Ringraziare sicuramente anche a tutti i partecipanti di questo consorzio, le 2 università, il Collegio Universitario del Nord della Danimarca, l'Università di Aalborg, l'Università San Jorge, Viteco, Geoslab, Istituto Ortopedico Galeazzi, per aver partecipato in questo progetto molto interessante, e ringraziare tutti voi per la vostra presenza oggi qua. Credo che ognuno di voi che porta un po' di questa informazione farà un lavoro migliore per curare i suoi pazienti o per consigliare i suoi vicini o per curare se stesso, a seconda del ruolo che abbia nella vita, come terapeuta o come lavoratore o come cittadino e buon vicino. Quindi molte grazie a tutti per la vostra attenzione, rimaniamo a vostra disposizione. Visitate le risorse di Prevent for Work, sia nel web, YouTube, Facebook. Grazie a tutti. Grazie.